Buongiorno ragazzi, stamani portiamo il nostro mitico Charlie dal gommista. Dobbiamo fare una lunga serie di lavori. La prima è il cambio delle gomme, infatti abbiamo comprato un nuovo set di pneumatici Vredestein con i quali ci siamo trovati molto bene. Sono arrivati ormai a fine corsa e quindi è giunto il momento di sostituirli. Ne abbiamo presi altre 4 identiche di gomme e andiamo a fare la sostituzione. Ma non solo, dobbiamo fare anche un altro intervento, ovvero sostituire gli ammortizzatori anteriori, perché anch'essi sono arrivati ormai a fine vita. Già che portiamo il mezzo dal gommista, facciamo tutto questo gran lavoro e in più facciamo anche un tagliando con cambio olio, filtri dell'aria, del gasolio, tutto quello che serve per preparare Charlie al meglio, perché ormai siamo prossimi alla ripartenza. C'è ancora da fare qualche piccolo lavoretto su Charlie. Marta è dietro di me con la macchina, lasciamo Charlie e poi tornerò con Marta a casa nell'attesa che sia pronto il mezzo. Ci vorranno un paio di giorni perché c'è da ordinare alcuni pezzi, quindi il lavoro è un po' lungo. Non riprenderemo queste fasi, ma vi faremo vedere alla fine le gomme nuove montate sul nostro van. Per quanto riguarda invece la nostra ruota di scorta, che come sapete abbiamo forato e rovinato in Scozia, andremo a scegliere tra le 4 gomme che abbiamo ormai usurati ma che comunque hanno ancora qualche chilometro da sparare, e tra la gomma di scorta, quella che abbiamo attualmente montato, sceglieremo quella più adatta a diventare la nuova ruota di scorta. Io penso che metteremo la ruota di scorta che abbiamo sostituito, perché ha un battistrada praticamente nuovo, ha qualche anno ovviamente in più rispetto alle 4 gomme, ma il battistrada è nuovo, ci abbiamo già fatto oltre 2000 km, quindi direi che la gomma è ben rodata. Le 4 Vredestein comunque sono consumate, la scelta penso che ricadrà sulla gomma che abbiamo attualmente di scorta, quindi ripristineremo il tutto. Poi ovviamente andremo a rimettere le valvole per il controllo della pressione che abbiamo acquistato, faremo l'equilibratura con i tappi già inseriti, così almeno avremo un'equilibratura perfetta e saremo pronti. Quindi speriamo che il lavoro vada tutto bene e che in pochi giorni ci venga riconsegnato il mezzo. Eccoci a bordo della nostra Dacia, la mitica Dacia. Mitica! Mitica, nuova giornata, andiamo a ritirare il mitico Charlie. Tutto mitico! Grande Charlino ci aspetta! Iuh! Poi vi diremo tutti i lavori che abbiamo fatto a bordo. Eccoci di nuovo a bordo di Charlie, ma Marta è con me. Perché è con me e non è in macchina dietro? Perché i lavori si sono quintuplicati, abbiamo dovuto fare anche una convergenza in città, quindi siamo venuti insieme. Ora andiamo a lavare Charlie, a fare il diesel, a fare il pieno e poi vi raccontiamo con calma tutto quello che è successo, tutti i lavori che abbiamo dovuto fare, i vari interventi, perché sono stati veramente tanti, però diciamo giusti da fare al momento giusto, così partiamo più tranquilli. Manca poco, siamo quasi pronti. Poi ovviamente ci sarà da pensare alla cellula. Eh sì, ripulire tutto, abbiamo lavato tutto, materassi, rivestimenti dei cuscini, tende e quant'altro. E quindi ci aggiorniamo, state connessi perché ci sarà una partenza imminente. Poi per dove lo scoprirete.
E in ultima cosa una bella lavata per Ciarlino. Ciao Fede, che era bello sozzino. Guardate com'è schiumato. Buongiorno ragazzi, stamattina dobbiamo andare all'ufficio postale a ritirare gli ultimi pacchetti e nel frattempo ne approfittiamo per darvi alcuni aggiornamenti sui lavori che abbiamo fatto al nostro Charlie. Dovevamo semplicemente cambiare le gomme e gli ammortizzatori, ma smontando tutto l'avantreno alla fine sono scappati fuori diversi problemi e abbiamo dovuto cambiare anche i bracci delle sospensioni, tutti i tiranti dello sterzo, tutti i vari gommini, le piastre d'attacco delle sospensioni stesse. Praticamente abbiamo rifatto tutto l'avantreno nuovo, completamente nuovo. Era un po' usurato, mangiato dal sale della Germania fin dai vecchi tempi. C'erano comunque 200.000 km alle spalle e quindi abbiamo dovuto sostituire tutto. E per farvi capire meglio vi metto ora le immagini dove il nostro meccanico Simone ci spiega un po' tutto il lavoro che è stato fatto. Questi sono i supporti? Supporti degli ammortizzatori sopra, che li vanno attaccati al duomo della macchina. Questi sono i parapolveri con i tamponcini nuovi. Questo è tutto l'ammortizzatore nuovo. Questo qui era sempre il suo originale. È tutto il pezzo? Sì, tutto il pezzo nuovo, eccolo qui. Questo è tutto il pezzo nuovo, questo era sempre il suo originale, il numero originale. Poi ho cambiato testine dello sterzo, left e right, destra e sinistra. E questi sono i gommini che facevano gioco, le testine dello sterzo. Questi sono i tiranti della barra stabilizzatrice, che praticamente per levarli, questi qui, con i relativi gommini, 1 e 2 che vanno attaccati sul braccio oscillante. Questi sono sempre, anche questi è cambiato? Sì, perché questi qui, vedi, questi praticamente hanno tutto il gommino tutto andato, sia di qui che di qua, tutte e due da tutte e due le parti, tutto sfatto, tutto usato. Quindi poi ti mangiava male anche le gomme, ti mangiava male. I dischi dei freni invece erano in ottime condizioni, perché quelli dietro li abbiamo cambiati di recente, quelli nuovi sono ancora messi bene, l'avevamo semplicemente rettificati, però abbiamo cambiato tutte e 4 le pastiglie dei freni, quindi anche per quanto riguarda l'impianto frenante ora è tutto nuovo. In precedenza avevamo sostituito anche i tubicini dell'olio, sempre per l'impianto frenante, quindi tanti lavori all'impianto meccanico di Charlie, ma ci volevano. Come vedete abbiamo messo la sacca alla ruota di scorta, ora la fissiamo su e così questa sarà più protetta. Buongiorno ragazzi, nuova giornata di lavori sul nostro van. Oggi andiamo a montare questa piastra paramotore. È una piastra d'acciaio dello spessore di 2,5 mm che andrà posizionata sotto al vano motore. Praticamente questa serve non solo per proteggere la coppa dell'olio e tutta la componentistica del motore dai sassi, come nascono appunto le piastre, ma serve anche per proteggere tutto il vano motore dal fango, dalla sabbia, da tutti i detriti che possiamo incontrare lungo il nostro percorso. Mi viene da pensare anche a dei semplici rami, tutto quello che possiamo incontrare lungo la strada. Quindi lo scopo di questa piastra non è perché vogliamo fare 4x4 estremo e fuori strada chissà dove, ma la vogliamo montare per proteggere in maniera più accurata il nostro van. Qui abbiamo le istruzioni, tutte le bullonerie, le placchette per i supporti. Qui vedete i vari pezzi, controlliamo che tornino
ci siano tutti i dadi e questa è la prima piastra che andremo a montare. Va installata in questa maniera, avvitandola qui sotto. Qui c'è questo supporto sotto il radiatore, quindi praticamente dovremo svitare questo bullone, inserire questa piastra di sostegno, aggiungere i bulloni qui nel mezzo e una volta messo questo supporto andremo a mettere altre due placche di supporto nella parte centrale e poi andremo ad incastrare su di queste la piastra. Sono pochi bulloni che permettono poi anche un domani che dovessimo fare il cambio dell'olio di poter rimuovere velocemente la piastra stessa. Già che siamo qui sotto vi faccio vedere anche tutto il braccio della sospensione nuovo che abbiamo sostituito con tutti gli attacchi nuovi, vedete, tutto praticamente nuovo. Abbiamo cambiato tutti i gommini, tutte le parti mobili sono tutte cambiate, tutte nuove. Un altro lavoro che siamo andati a fare è stato la rettifica del motorino d'avviamento che vedete qua sopra. Praticamente abbiamo cambiato il pignone, cambiato le spazzole, fatto una revisione completa dall'elettrauto e quindi ora anche il motorino d'avviamento è praticamente come nuovo e può fare altri 200.000 km senza problemi. Tanti lavori, tanti lavori. Dobbiamo poi chiudere anche questa parte che è esattamente come questa. Ora questa va smontata perché dobbiamo accedere qua dietro per poter attaccare la barra di sostegno. Ora svitiamo questi bulloni, proviamo a mettere intanto questo primo pezzo e successivamente andremo ad installare la piastra paramotore. Come vedete abbiamo usato i cunei per agevolare questo lavoro, abbiamo messo anche delle tavole di legno per alzare ancora di più il mezzo. In questo modo riesco ad infilarmi sotto al van senza problemi, è tutto in sicurezza, quindi possiamo fare questo lavoro tranquillamente senza l'ausilio di un ponte. Certo, avere un ponte sarebbe stato meglio. Qui vedete anche il filtro dell'olio nuovo e qui abbiamo la coppa dell'olio che andrà appunto riparata. Vedete anche tutto il fango, la ruggine che si può creare. La piastra paramotore può servire anche a proteggere queste parti dall'usura anche degli agenti atmosferici. Bene, a questo punto andiamo a posizionare la staffa di sostegno e la avvitiamo qui. In questa posizione rimettiamo le viti, i bulloni. Ora andiamo a montare questa paratia, sono 3 bulloni. Ora vediamo un po' se riusciamo a mettere questa piastra. No, questo bullone lo infiliamo qua dentro e lo avvitiamo qua. Senza ponte è un po' difficile, macchinoso. Ho messo delle zeppe di legno che mi tengono la piastra. Ora piano piano si tira su, si imbullona e il lavoro dovrebbe essere quasi finito. Allora, qui la piastra è imbullonata, qui vedete la paratia che serve a proteggere tutta questa zona. Piano piano, grazie alle zeppe di legno, le mettiamo sempre più alte e questo qui lo facciamo toccare qui sotto, così lo possiamo imbullonare. Vedete tutta questa paratia che va a proteggere il motore. È un lavoro difficile, ma piano piano riusciamo a farlo. E abbiamo questo cuscinetto che deve andare in battuta, mentre qui in fondo dobbiamo mettere questo blocco che va messo qua dentro. Perfetto ragazzi, la piastra paramotore inizia a prendere forma, come vedete è posizionata. Ora andiamo a stringere tutti i bulloni e chiudiamo anche questa zona anteriore sinistra, andando a riposizionare questa protezione.
Allora, abbiamo completato il fissaggio della piastra. Vi do un aggiornamento: questo pezzo non lo abbiamo montato perché noi abbiamo voluto mettere questa paratia a coprire questa zona. Lavoro terminato, abbiamo posizionato tutte le chiusure, tutte le paratie. Come vedete non abbiamo messo questa paratia verticale perché andava ad impattare con quest'altra paratia, quindi nel caso non aveste questa potete usare quest'altra. Se però usiamo questa, quell'altra non ha più spazio per inserirsi, quindi noi abbiamo deciso al momento di usare questa. Poi in futuro nessuno esclude che si possa fare un cambio, però come vedete in questo modo abbiamo la massima protezione e la piastra ci dà molta sicurezza contro gli ostacoli. È bella massiccia, quindi lavoro terminato, siamo molto soddisfatti. Se siete interessati all'acquisto di questa piastra vi mettiamo il link in descrizione di dove l'abbiamo comprata. Noi non ci guadagniamo nulla, vi diamo solamente il feedback del negozio su cui l'abbiamo ordinato. La fanno per tutti i tipi di veicoli, quindi che siano macchine, furgoni, fuoristrada. Potete trovare senz'altro la piastra che fa al caso vostro. Come vedete questo lavoro, manco farlo apposta, se ci pensiamo è stato fatto nel momento più opportuno. Infatti dopo aver cambiato tutto l'avantreno abbiamo tutti i braccetti nuovi, le sospensioni nuove, tutti i bulloni nuovi, tutto nuovo. In questo modo li andiamo a proteggere da sale, fango, pioggia e quindi ben venga questa super paratia. Sentite che è bella massiccia. Dal momento che abbiamo alzato il van ne approfittiamo anche per fare un altro lavoretto. Come vedete qui abbiamo il filtro del carburante e come vedete un pochino oscilla. Siccome c'è lo scarico molto vicino vogliamo evitare che vada a picchiare contro lo scarico quando è bello caldo, quindi andremo a mettere una staffetta, la avvitiamo qui, facciamo un foro, lo avvitiamo e questo lo fascettiamo a questa. Quindi lavoretto abbastanza semplice, vediamo di riuscire a bucare questo con facilità. Prendo il trapano, faccio il foro, metto un dado e fissiamo questo filtro. Ok, staffa fissata, abbiamo messo anche delle fascette, ci siamo fissati poi a tutti i tubi a questo aggancio. Abbiamo fissato questa parte con questa fascetta e ora non si muove più nulla. Quindi anche questo lavoretto terminato. Ultimo lavoretto della giornata, andiamo a montare questa mensolina sotto alla base del tavolo che possiamo regolare. Praticamente questo sarà un poggiapiedi per chi si mette a sedere sul sedile passeggero e diventa sia un poggiapiedi che una ulteriore mensola per poterci appoggiare ad esempio delle bottiglie d'acqua, per appoggiarci delle pentole o anche altri piccoli oggetti. Quindi andiamo a prendere la misura, facciamo 2 fori passanti e lo fissiamo. Come vedete è un avanzo uguale, identico a quest'altro, visto che il sedile è parecchio alto anche perché c'è questo scalino. Andiamo appunto a fare questo poggiapiedi che ci permette di avere una seduta sicuramente più comoda. Altro lavoretto, abbiamo montato questa presa elettrica che ora andremo a collegare poi alla Bluetti. Ho fatto passare il cavo elettrico sotto il letto, lo andremo a fissare poi qui sotto. Il filo fa tutto il giro dietro al mobile, passerà qui sotto al letto, scenderà qua sotto e andremo a inserire questa spina direttamente nella nostra power station. In questa maniera possiamo utilizzare quella presa elettrica in cucina direttamente dalla nostra Bluetti AC200 Max. Bene, abbiamo finito di fare il lavoro, il collegamento, troviamo la spina, si attacca. Accendo, Il phon funziona, vedete? È attaccato qua, Un buon momento per asciugare.